Selezioniamo un altro paio di file, giusto a caso. Allora, ne selezioniamo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10 file selezionati, clicchiamo su Upload, come vedete il pop-up viene chiuso in tempo reale, viene aggiornato il nostro elenco e troviamo tutti i nostri file caricati correttamente, quindi il file api, bdrop, bedit. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della cancellazione per quanto riguarda i file e le nostre directory. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo a definire l'upload multiplo dei file all'interno del nostro cloud. Quindi, per prima cosa, andiamo a modificare il form per quanto riguarda l'upload dei file, attivando la possibilità di selezionare più file, perché al momento il nostro form, quindi l'input type file, non ci permette di selezionare più file. Allora, per poter selezionare più file dovremo tenere premuto CTRL e proseguire con la selezione. E come vedete, nonostante io al momento stia premendo CTRL, viene selezionato un unico file. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nel file upload.php andiamo a modificare l'input type file aggiungendo la dicitura multiple uguale multiple, in modo che venga abilitata la selezione multipla. Quindi salviamo, F5, riapriamo il nostro pop-up, selezioniamo i nostri file, teniamo premuto CTRL e come vedete ora è possibile selezionare più file per il nostro input type file. Clicchiamo su apri e come vedete l'input file ci dice 10 file selezionati e oltretutto rimanendo sulla selezione ci dà anche l'elenco dei file che abbiamo selezionato. Perfetto. Ora, oltre a questa modifica nel nostro form, dobbiamo anche modificare il nome dell'input file aggiungendo aperta e chiusa quadra in modo da inizializzare un array e quindi tutti i file selezionati verranno inseriti nell'array file. Perfetto, salviamo e simuliamo l'upload. Quindi selezioniamo per esempio il file add.png, clicchiamo su upload e come vedete, nonostante abbiamo selezionato un file, il nostro script per fare l'upload ci dà errore upload file non riuscito. Questo perché dobbiamo aprire il file move file php e andare a modificarlo, perché ovviamente stiamo postando un array e quindi non un file singolo. Quindi per il momento commentiamo tutta la parte di codice che abbiamo definito nella video guida apposita e vediamo come recuperare i dati. Allora, per prima cosa, la chiamata della funzione, facciamo partire un ciclo for each che ci vada a scorrere l'array files di file. Quindi for each $files di file as id precetta $val. Quindi per ogni dato facciamo un echo di $val. Salviamo, F5, selezioniamo un file, eseguiamo l'upload e come vedete il dato viene mostrato con ulteriori array che ospitano nello specifico i vari campi dell'input file. Quindi avremo l'array che ospiterà il nome temporaneo del file,
per tutti i file selezionati, poi avremo l'array che ospiterà il nome dell'immagine o del file postato, ovviamente per tutti i file selezionati, il campo error, il campo tipologia file e così via. Se noi volessimo ora visualizzare tutti i dati dell'immagine postata, dovremo aggiungere per esempio come indice 0 e verranno mostrati tutti i campi per quanto riguarda il file all'indice 0 postato, e ci aggiungiamo anche l'identificativo del campo. Quindi ci scriviamo id freccia e poi ci concateniamo il valore e poi magari li distanziamo con dei trattini bassi. Vediamo un attimino, salviamo, riselezioniamo il file add.png, clicchiamo su upload. Come vedete al campo name c'è il nome dell'immagine, il percorso full path add.png, la tipologia del file image.png, scusate, image/png, il percorso temporaneo dove viene salvato all'interno del server, il campo error e il size del nostro file. Bene, ora qualora facessimo l'upload di due file, ovviamente cliccando su upload, avendo inserito soltanto l'indice 0, accederemo all'array che ospita i dati del file del primo file caricato. Qualora volessimo visualizzare anche gli ulteriori, dovremmo cambiare l'indice, quindi posizionandolo adesso su 1 visualizzeremo i dati, come vedete, del secondo file, quindi ampolla.png. bene, ora in realtà però noi dobbiamo andare ad accedere a determinati campi del nostro array files, quali il campo error, il campo temp name e il campo name, per ovviamente poi spostare il file come abbiamo fatto nella videoguida apposita. Quindi abbiamo utilizzato il campo error, come vedete qua, quindi abbiamo utilizzato il campo error, poi ci serve per il move uploaded file, per la funzione in PHP, il percorso temporaneo e il nome del file. Bene, quindi in realtà dobbiamo andare a incrementare l'indice per ogni dato trovato. Quindi al di fuori del ciclo for each inizializziamo la variabile i uguale a 0 e ad ogni ciclo for each prima accediamo al dato e poi incrementiamo la variabile. Quindi qua sotto gli scriviamo i più più. Bene, e per accedere allo specifico dato, invece di utilizzare la variabile val, utilizziamo direttamente $files di file, ci stampiamo per test il campo name e poi come ultimo dato gli passiamo la nostra variabile i, quindi l'indice che viene incrementato. Perfetto, quindi salviamo, anzi, e ci mettiamo un BR per andare a capo alla fine. Quindi salviamo e lo testiamo subito. Selezioniamo magari anche 3 file, quindi add ampolla ed ask.png, effettuiamo l'upload e come vedete ora a video abbiamo accesso al nominativo del primo file, al nominativo del secondo e al nominativo del terzo. Bene, quindi nella nostra funzione lì dovremmo dire if $files di file al campo error all'indice i è uguale
a 0, quindi quel file non presenta errori sul caricamento. Andiamo a spostarlo all'interno della cartella selezionata. Quindi innanzitutto dobbiamo definire la directory dove verranno spostati i nostri file, che sarà uguale a post cartella oppure direttamente alla cartella privata. Perfetto. E per finire dobbiamo andare a spostare il file, quindi gli diremo move uploaded file, aperta e chiusa tonda, e gli passiamo file al campo temp name indice $i e la cartella di destinazione completa del nome, quindi del nome del file. Quindi directory slash file di name all'indice $i. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il file ampolla ask e avi.png, effettuiamo l'upload. Qua non abbiamo impostato l'header location e la chiusura del pop-up, premiamo F5 e come vedete ora sono stati spostati correttamente in tempo reale 3 file per volta. Quindi abbiamo spostato correttamente il file ampolla.png, il file ask.png e per finire il file avi.png. Bene, ora li cancelliamo grazie alla funzione che abbiamo creato nella precedente video guida. L'ultimo era avi, perfetto, e vediamo di completare la funzione andando in caso di errore a settare l'alert. Quindi else gli diremo session alert errore upload di uno o più file non riuscito. Poi sarà l'utente a verificare quali nel caso non siano stati caricati. E per finire, se invece l'upload è andato a buon fine, facciamo l'header location finale con lo status impostato a 1 e quindi andiamo anche a chiudere il pop-up e aggiornare il nostro elenco. Quindi salviamo, F5, selezioniamo un altro paio di file, giusto a caso, ne selezioniamo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10 file selezionati, clicchiamo su upload, come vedete il pop-up viene chiuso in tempo reale, viene aggiornato il nostro elenco e troviamo tutti i nostri file caricati correttamente. Quindi il file avi, bdrop, bedit, campanella, canc, cestino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in realtà ne manca qualcuno. Sì, sono 6, in realtà ne abbiamo selezionato 10. Allora, noi stiamo facendo il for each sull'array file, ma in realtà lo dovremmo fare su array di file, per esempio al campo name, un campo qualsiasi dal nostro array principale. Vediamo un attimino. Dovrebbe essere questo il problema. Quindi salviamo, cancelliamo i file postati e proviamo a caricarne nuovamente più di 6. In realtà dà errore proprio dal settimo in poi, perché l'array files, scusate, è composto
da 6 campi, quindi giustamente dal settimo in poi non considera i nostri file. Quindi eseguiamo nuovamente l'upload. Ho cancellato anche il file add, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi fino al file click. Eseguiamo l'upload. E ora ha caricato correttamente tutti e 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, ora li cancelliamo e andiamo a testare anche il caricamento multiplo all'interno delle subdirectory. Allora dobbiamo lasciare il file add.png. Perfetto, questo in più, quindi ci spostiamo all'interno della cartella CSS e lo testiamo anche in questa cartella. Perfetto, sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla selezione multipla dei file e delle cartelle.